Ciao a tutti, oggi una frolla con farina di riso, quindi senza glutine, friabile, buonissima, con creme amarene, una crostata fresca, adatta al periodo e particolare nella decorazione. Iniziamo. 350 g di farina di riso, oppure farina 00 normale, 100 g di zucchero, 100 g di burro. Questo è morbido, come vedi. Il resto lo mettiamo alle mani. Approfittiamo. Invece della crema mettiamo il burro o l'olio, che è naturale. Lievito per dolci, mezza bustina. E 2 uova intere. Ora non resta che aromatizzare o con il limone grattugiato. Io questa volta uso il liquore tipo strega, un cucchiaio abbondante. Che profumo! Come vi dico sempre, in tutti gli impasti, se risultano troppo solidi, puoi sempre aggiungere un po' di liquido, o latte o acqua, o in questo caso un altro po' di liquore. Oppure al contrario, se diciamo troppo morbido, puoi aggiungere un po' di farina ancora. Non succede niente, a tutto c'è rimedio, Ed è pronta praticamente. Come vedi è un impasto morbido ma consistente, non deve essere liquido, insomma, lavorabile con le mani, però essendo farina di riso non sarà mai compatta come quella con farina normale, farina di glutine. Ed è pronta. Imburro uno stampo da 30 cm di diametro. Questo è uno stampo apribile di sotto, ma va benissimo qualsiasi tipo di stampo, L'importante è che venga imburrato e infarinato bene, con farina in questo caso di riso naturalmente. Così potremo mangiarla tutti, sia chi è intollerante al glutine sia chi non lo è, perché comunque è buonissima. Io adoro la frolla con farina di riso tantissimo. Ecco qui. Distribuiamo l'impasto così, vedi com'è morbido? Sembra, è brutto da dirsi, ma sembra plastichina. Più o meno quella è la consistenza, no? Vabbè, facile facile. Se dovesse appiccicare basta bagnarsi le mani con un po' di acqua e sarà ancora più semplice. Alziamo sul bordo. Crema pasticcera, versiamo tutta qua sopra, fredda naturalmente. Trovi il link di riferimento per fare la crema pasticcera sotto in descrizione nel primo commento e in alto a destra. Amarene allo sciroppo, mettiamo sopra. E già così l'acquolina sale. Secondo me è un abbinamento pazzesco. Pronta da infornare, 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 25-30 minuti almeno. Okay. A fra poco. Voilà. Vedi? Perfettamente cotta. Qui rischio di bruciarmi. Bella già. Lasciamola raffreddare completamente e già così si può mangiare tranquillamente, anzi è buonissima. Questa è fredda da frigorifero. Adesso la decoro perché voglio renderla un po' più moderna, un po' più decorata, semplice però. Quindi ho montato della panna montata, uso una sacca a poche senza beccuccio, perché così ti faccio vedere anche senza il beccuccio che puoi fare il decoro Sant'Onore. Quindi la carico. Se te la metti così, guarda, non c'è bisogno di altri supporti, fai girare sulla mano e poi con la mano ti aiuti a stringere e a farla scendere. È facile. Ora puoi farla normale. Io per fare il beccuccio Sant'Onore deve andare un po' più obliquo, un po' così,
beccuccio tipo Sant'Onore. Così in alto facciamo delle strisce, possiamo farle oblique o diritte. Vedi che belle? Bellissima già così. Un topping alla marena. Prendiamo gli spazi vuoti. E completo con delle mezze amarene sopra. Così la facciamo più completa, richiamiamo l'interno, direi che possono bastare. Bella, e sarà anche buonissima, lo so. Visto che è rimasta panna, possiamo fare anche un bordino un po' più carino, piccoli spuntoni così, tutto in giro. Avendo un limone, metto anche delle zeste di limone, fatte così con la riga limoni, per dare un tocco di colore e di profumo di freschezza. E adesso basta, ci siamo. È perfetta, direi. Se non casca, è perfetta. Voilà! Adesso va benissimo. C'è niente da dire. Adesso è perfetta. Ottima per un compleanno. Una festa estiva, in giardino, bella fresca, di frigorifero, quindi è molto cremosa. Incarto, metto in frigo e poi vado.